La guerra dei dazi scatenata dagli USA contro la Cina e le nuove sanzioni contro la Russia sono segnali di una tendenza che va oltre gli attuali eventi. Per comprendere quale sia, si deve risalire a una trentina di anni fa. Nel 1991 gli Stati Uniti, usciti vincitori dalla guerra fredda e dalla prima guerra del dopoguerra fredda, quella del Golfo, dichiarano di essere rimasti il solo Stato con una forza, una portata e un'influenza in ogni dimensione, politica, economica e militare, realmente globale, e che nel mondo non esiste alcun sostituto alla leadership americana. The airstrikes against the Iraqi front line. Fidando sull'egemonia del dollaro, sulla portata globale delle proprie multinazionali e dei propri gruppi finanziari, sul controllo delle organizzazioni internazionali, Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, Organizzazione Mondiale del Commercio, gli Stati Uniti promuovono il libero commercio e il libero movimento di capitali su scala globale, riducendo o eliminando dazi e regolamenti. Sulla loro scia si muovono le altre potenze dell'Occidente. La Federazione Russa, in profonda crisi dopo la disgregazione dell'URSS, viene considerata da Washington facile terra di conquista, da smembrare per meglio controllarne le grandi risorse. La Cina, apertasi all'economia di mercato, appare anch'essa conquistabile con i capitali e i prodotti statunitensi e sfruttabile quale grande serbatoio di manodopera a basso costo. 30 anni dopo, il sogno americano del dominio incontrastato del mondo è svanito. La Russia, costituito un fronte interno a difesa della sovranità nazionale, ha superato la crisi riacquistando lo status di grande potenza. Государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы. На красную... Cina, la fabbrica del mondo in cui producono anche multinazionali USA, è divenuta il primo esportatore mondiale di merci ed effettua crescenti investimenti esteri. Oggi sfida la supremazia tecnologica degli Stati Uniti. Il progetto di una nuova via della seta, una rete viaria, ferroviaria e marittima tra Cina ed Europa attraverso 60 paesi, pone la Cina all'avanguardia nel processo di globalizzazione, mentre gli Stati Uniti si arroccano erigendo barriere economiche. Washington guarda con crescente preoccupazione alla partnership economica e politica tra Russia e Cina, che sfida la stessa egemonia del dollaro. Non riuscendo a contrastare tale processo solo con strumenti economici, gli Stati Uniti ricorrono a quelli militari. Il colpo di Stato in Ucraina e la conseguente escalation anche nucleare in Europa, lo spostamento strategico in Asia, le guerre in Afghanistan e Siria fanno parte della strategia con cui gli USA e le altre potenze dell'Occidente cercano di mantenere il predominio unipolare
in un mondo che sta divenendo multipolare. Tale strategia sta però subendo una serie di scacchi. Russia e Cina, sottoposte a crescente pressione militare, hanno reagito rafforzando la cooperazione strategica. La Russia non solo non è stata messa alle corde, ma con una mossa a sorpresa è intervenuta militarmente a sostegno dello Stato siriano, che nei piani USA-NATO avrebbe dovuto fare la stessa fine di quello libico. In Afghanistan, USA e NATO sono impantanati in una guerra che dura da oltre 17 anni. Come reazione a tali fallimenti, si intensifica la campagna per far apparire la Russia quale pericoloso nemico, usando anche la false flag degli attacchi chimici in Inghilterra e in Siria. La tecnica è la stessa usata nel 2003, quando per giustificare la guerra contro l'Iraq, il segretario di Stato Colin Powell presentò all'ONU le prove che l'Iraq possedeva armi di distruzione di massa. Lo stesso Powell nel 2016 ha dovuto ammettere l'inesistenza di tali armi. In 15 anni, però, la guerra ha provocato oltre 1 milione di morti. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger.